Buongiorno! Buongiorno! Quindi dal pontile di Termini Imerese oggi prendiamo una giornata off, come la chiama Mauro? Day off. Perché vogliamo andare a farci un po' di entroterra. Cosa andiamo a vedere oggi? Ma adesso saliamo verso le Madonie e probabilmente andiamo a vedere un paese medievale. Adesso seguiteci così venite a vedere con noi che cosa c'è, le bellezze dell'entroterra siciliano. Uno dei pochi giorni che riusciamo a prenderci liberi, visto che abbiamo sempre da lavorare e preparare la barca, perché siamo in procinto di partire, non ve l'abbiamo ancora detto. Un po' di verde prima di affrontare il blu. Ciao! Siamo venuti in montagna, siamo circa 1000 metri a Sperlinga, abbiamo passato il lato sud del Parco delle Madonie, quindi i paesini stupendi che oggi non abbiamo visitato perché già conosciamo, Petralia, Soprana, Sottana, Gangi e ora siamo Siamo a Sperlinga, dove c'è un castello medievale molto grazioso che andiamo a visitare assieme a voi. Eh sì, andiamo. Qua è stata scattata una delle più famose foto di Robert Capa, il famoso fotografo di guerra che durante la seconda guerra mondiale ha scattato questa foto del contadino che indicava la strada al soldato americano. Entriamo, Mauretto? Allora, il castello di Sperlinga, in questa posizione all'interno della Sicilia, è stato durante i Vespri siciliani, cioè durante la rivolta dei nobili palermitani che volevano cacciare i francesi dalla Sicilia, più o meno nel XIII secolo. Il castello di Sperlinga è stato l'unico dove i francesi si sono rifugiati e non sono mai stati cacciati. Questo castello non è mai stato conquistato dalla nobiltà siciliana. Andiamo a vederlo. Oggi abbiamo anche un raduno motociclistico qua a Sperlinga. Guardate un po' quanti ce ne sono qua sotto. Domani invece mi ha detto la signora che c'è un raduno delle Smart. Il sito rupestre del castello di Sperlinga rivela tracce di un importante luogo di culto risalente all'età del bronzo. Difatti qua nel castello è stata incisa la scritta Quod siculis placuit sola Sperlinga negavit, che vuol dire ciò che ai siciliani piacque solo Sperlinga non volle. Infatti nel 1282, esattamente, durante la guerra dei Vespri, qua in Sperlinga gli eserciti angioini, quindi francesi, resistettero per quasi un anno. Qui queste rocce scavate, ovviamente allora non c'erano questi supporti in cemento, erano adibite a scuderie, qui tenevano i cavalli. Tutto scavato nella roccia, meraviglioso. Che meraviglia questo castello! E come dice Mauro, da
qui, messere, si domina la valle, vero? Guardate che vista! È interamente costruita su questa roccia e anche il paese stesso segue la conformazione rocciosa e quindi di questa collina. Particolare vanto degli sperlinghesi è che tuttora qui si parla il dialetto gallo-italico, che deriva ancora dai tempi antichi delle invasioni del nord Italia e dei Galli e dei Normanni. Ecco qua quello che trovava il cavaliere Angioino all'ingresso della porta posteriore della fortezza, con una vista panoramica sulla valle e sui campi di grano di Sperlinga. Il castello di Sperlinga ha ispirato tantissimi fotografi, tra cui Enzo Sellerio, Fosco Maraini, che hanno realizzato tante delle loro immagini proprio qua nel castello. Addirittura Hermann Happer ha creato dei fumetti ambientati nel periodo medievale proprio sul castello di Sperlinga. Tanti altri artisti, tra cui Mauritius Cornelius Heschke, Gerald Rolf, un tedesco che ha realizzato delle sue immagini anche qui, Giovanni Paternò, Ettore Chiaramonte, adesso anche Selin Ronick, Betty e Mauro, nei loro video, nelle loro storie, vi parlano anche loro del castello di Sperlinga, durante il nostro lungo soggiorno siciliano. Sperlinga, vedete, è proprio al centro della Sicilia, provincia di Enna. Certo che qua con le armature fare queste scale non era proprio agevolissimo, Siamo arrivati ormai sul vertice della rocca, praticamente qua, utilizzando la rocca naturale, hanno costruito parte del castello. E non ti ricorda un po' quel castello che abbiamo visitato in Francia? Difatti, un po' in piccolo, ma la forma a seguire la rocca, la forma quasi della nave, ricorda un po' i castelli catari che abbiamo visitato nei Pirenei francesi di Peripertus, che vi mettiamo qua sopra se volete andarli a rivedere, circa 2 anni fa. Guardate che meraviglia! Da una parte a sinistra il paese di Sperlinga e dall'altra a destra le campagne e il bosco. Stupendo il posto. È proprio una parete verticale, pazzesca. La principessa del castello, in attesa del principe. Adesso sono la principessa. Tu sei sempre la mia principessa. E quindi ora dalla parte più alta del castello scendiamo attraverso queste scale ripidissime scavate nella roccia. Mauro si tiene. È ripida? Anche senza mani. Insomma, sono abbastanza complicate. E qui c'è anche la torre di difesa e la cappella del XII secolo.
Questa è la zona degli ingrottati, che poi altro non era che dei magazzini dove venivano depositate al fresco derrate alimentari e quant'altro potesse essere utile alla vita dei castellani. E qui siamo nell'altra sommità del castello, la parte opposta alla zona più alta, però comunque una vista meravigliosa. Una visione dal lato ovest del castello, praticamente verso Palermo. Accesso agli ingrottati. Questa è la stanza dell'orologio, ossia ci sono 12 nicchie, qui tutto attorno a me, che venivano usati come depositi, e questa stanza con un buco al centro era una sorta di meridiana, o meglio, il sole entrava direttamente da questo buco illuminando le nicchie e in base a quello si individuava l'ora del momento. Peccato che poi col tempo è stato costruito e ampliato il castello e quindi i soffitti superiori a questo piano non hanno più permesso di leggere l'ora. Però queste sono le 12 nicchie, guardatele. E questa è l'ultima, tutte con un buco sul soffitto che quindi permetteva l'ingresso della luce, dell'acqua anche. Allora non c'erano i frigoriferi, quindi In qualche modo bisognava mantenerli. conservare le derrate alimentari. Ed ecco che al termine della visita del castello possiamo dare un'occhiata al museo della civiltà contadina di Sperlinga. Nel Museo della Civiltà Contadina sono rappresentate tutte le raccolte contadine, del grano soprattutto, perché questa zona è stata per tanti anni uno dei granai italiani più importanti. Quindi questo si chiama il tortone. Torto Che è pane fritto. passato nello zucchero. Chi piace se ci mette anche la cannella. No, va bene, ce ne dà due gentilmente, non li mangiamo. Ora? No, dopo che Ti mette adesso. il succhettino. Sì, brava, grazie. Grazie a voi. Io sono Giovanna Bianco, praticamente vi spiego anche il motivo per cui ho questo libro in mano. Praticamente faccio parte di un'associazione di volontariato, è un progetto nazionale, un pro-life, il Movimento per la Vita Italiana. E a Spellinga abbiamo un'associazione, Sentinelle della Vita, e ci occupiamo di aiutare mamme con gravidanza in difficoltà. A tal proposito, sia io che mio fratello abbiamo fatto dei libri proprio in dialetto per valorizzare il nostro dialetto, il cui ricavato viene devoluto per questo progetto che si chiama Progetto Gemma. In pratica aiutiamo queste mamme con gravidanze difficili. Dovete sapere che c'è stata, nel periodo dei Normanni, c'è stata una fortissima immigrazione Nord Italia e Sud Francia, che vennero a rimpopolare alcune zone della Sicilia, un po' sparse, non solo dell'Ennese, perché abbiamo anche zone del Messinese, e portarono
chiaramente essendo una forte popolazione, magari molto di più di quanti erano gli abitanti locali, vennero a portare la loro lingua, le loro tradizioni e quindi i paesi assorbirono proprio questo dialetto. Quindi è un misto tra siciliano e lombardo, se ho capito bene, tutte queste zone qui. Molto interessante questa Poi cosa. abbiamo dei termini come il francese, ad esempio travailler, manger, juguer, arbre, vieille. Che è tipico. I numeri 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, vedete? Io sono genovese, questo è pausenese, appunto, genovese. Se volete vi leggo Certo, qualcosa. molto volentieri. Allora, ieri tu e ieri io. Ieri tu e ieri io intra da tu. Ma era così piccidetta che manca mi sentivi, che manca mi riconoscivi. Ma intra da tu, ieri io, ma ancora non giù via. Ogni giorno che passava, una rigetta io crescia e il mio cuore che battia cominciò a fare la prima batteria. Ma un giorno, non so perché, sentito che mi volevano ammazzare. Io volevo scappare, ma non sapevo quando pigliare. Non so se avete capito il senso. Brava Giovanna, non so se grazie. avete... Cioè è in riferimento proprio al Sì, progetto sì, che al portiamo. progetto, Un bambino mai nato, ecco, la storia di un bimbo che parla dentro il grembo della Dentro mamma la che mamma poi e non è mai nasce. nato. Sì. No, complimenti anche all'interpretazione, Grazie. Giovanna. Stiamo andando nel borgo rupestre, praticamente le grotte abitative, un po' come Matera, tanto per dare l'idea, un po' come abbiamo visto anche in Spagna, in tanti villaggi, dove le grotte venivano adibite ad abitazioni. Hanno addirittura il numero civico. Sì, sono tutte chiuse, però davvero come a Matera sono queste costruzioni proprio nella roccia, che sicuramente adesso non sono più abitate, però un tempo lo erano. Al momento sono usate principalmente come depositi di materiale. Qui ce n'è una aperta. Ecco, vediamo. Beh, però la struttura si vede con una specie di cucina, dei letti, un armadio, venivano proprio utilizzate come abitazioni. Sì, se ti ricordi col camper le avevamo viste queste, Sì, passando. sì, siamo passati proprio qua sotto. Sono anche in vendita, guardate. Vuoi acquistarla? Se qualcuno fosse interessato, prende il numero di telefono, chiama e acquista una grotta. Eccoci nel Parco delle Madonie. È da settembre che non ci torniamo qua, vero Mau? E quindi ci facciamo un picnic qui, in quest'area attrezzata. Stiamo appunto entrando ora nel Parco delle Madonie, siamo vicino a Petralia Soprana e Petralia Sottana. Picnic seduti sull'erba e poi si riparte. T'ho fame. Beh, sono già le 2:30. Eccoci qua a tornare a Piano Battaglia dopo parecchi mesi. Siamo stati qui a fine settembre, inizio ottobre dello scorso anno e adesso siamo a giugno e torniamo qua. Ora andiamo a farci 2 passi. Il posto è sempre gradevole e però fa parecchio caldo anche qua. Fortunatamente c'è un pochino d'aria che rinfresca, ma la temperatura è molto molto calda. Ora Mauro cosa vorrà fare se non un riposino all'ombra? Seguiamolo.
Eccolo dove si è messo Mauretto. Già dorme, tempo 2 minuti e già si è addormentato, o quasi. Adesso però vado anch'io a farmi un pisolino. Ci sta, con sto caldo. Qui siamo all'ombra, stiamo benissimo. A più tardi. Potrà sembrare strano, ma siamo sempre in Sicilia e siamo arrivati agli impianti da sci di Piano Battaglia del Monte Muffara. Sono 1900 metri di altezza al Monte Muffara, nel piano delle Madonie, e abbiamo queste seggiovie, questo ski lift con alcune piste da sci. Quindi anche qua durante l'inverno si scia. Ecco lì la seggiovia che taglia il bosco fino alla punta del Monte Muffara dove c'è quella palla. Può sembrare strano, ma si scia anche qua. Noi la neve qui non l'abbiamo mai vista perché d'inverno non ci siamo stati qua a settembre scorso. Ora è giugno e quindi vediamo solo erba, sole, caldo e i daini che quelli imperversano ovunque qua. Sono qua in fondo, adesso li andiamo un po' a vedere. Una bella mandrietta di daini con il maschio capobranco che si riconosce dalle pronunciate corna, l'unico maschio orgoglioso di portare le corna. È con immenso dispiacere che possiamo notare lo stato di abbandono. Qui siamo a Piano Zucchi, a 1100 metri d'altezza, nel centro delle Madonie, e questo è il rifugio Luigi Orestano. È un rifugio inaugurato il 9 settembre del 1922, quindi ha 103 anni, di proprietà del CAS. Il CAS starebbe per Club Alpino Siciliano. Questo era un centro di addestramento di arrampicata, probabilmente anche arrampicata in parete, e il centro sci dello Sci Club di Palermo. La struttura è ovviamente di un centinaio di anni fa, comunque tipica struttura montana. Qua lo si può vedere molto bene con i tetti alla bavarese, quindi spioventi al contrario. È bello, in uno sperone di roccia con un panorama fantastico sul resto delle Madonie, sul Piano Zucchi e addirittura fino a Monte San Calogero, fino a Capo Zafferano e al mare. È un posto meraviglioso. È un dolore notevole vedere questo stato di abbandono.